Il legame tra la teoria della documentalità e l'intelligence delle fonti aperte è un punto centrale all'interno di Open Source Intelligence Abstraction Layer. In linea di principio, le attività di intelligence tendono, o almeno dovrebbero tendere, ad occuparsi di questioni, di fatti e di oggetti che sono appartenenti alla realtà. Più precisamente, l'intelligence deve occuparsi di informazioni relative a fatti ed oggetti che appartengono alla realtà socialmente costruita. Questa affermazione evidenzia un collegamento forte tra la teoria degli oggetti sociali, la teoria della documentalità e gli studi di intelligence. In ontologia sociale e documentalità, Maurizio Ferraris descrive la documentalità come una sfera che va dalla memoria ai trattati internazionali, passando per i normali appunti e che può realizzarsi attraverso una grande varietà di media, scrittura su carta, scrittura elettronica, fotografia, e che fa riferimento ai più svariati aspetti della socialità, come prendere in prestito un libro, lo sposarsi, il ricevere un nome all'anagrafe, il dichiarare guerra o il firmare un trattato di cooperazione internazionale. Dunque questi appunti, questi promemoria, questi post-it, così come i trattati internazionali e le dichiarazioni di guerra, così come i documenti, le fotografie e le mail, sono tutti oggetti sociali che interessano all'intelligence e che sono declinabili anche in base alla teoria della documentalità. O quantomeno lo sono nella misura in cui gli atti sociali che soggiacciono a questi oggetti vengono iscritti su un supporto di memorizzazione caratterizzato da una certa natura fisica, come lo sono le pareti di una caverna, oppure come la carta o come lo sono le memorie informatiche, oppure di natura biologica come può essere il cervello, o digitale come internet. Al centro di tutto, quindi, anche dell'intelligence, c'è la memoria. Prima quella naturale, quella biologica, poi la memoria intesa come possibilità di estendere la capacità biologica di ricordare attraverso l'uso di una qualche tecnologia. Dalla incisione su una tavoletta di creta, quindi, fino alla digitalizzazione degli atti su un supporto informatico. Se non disponessimo della possibilità di ricordare gli atti sociali, e soprattutto della possibilità di ricordarli anche ad altri, l'effettiva esistenza degli impegni che da quegli atti sociali scaturiscono sarebbe quantomeno messa continuamente in discussione. Emblematico a questo proposito è l'esempio di Ferraris sul matrimonio tra malati di Alzheimer, dove tutti, dagli sposi al celebrante, dai testimoni agli invitati, soffrono di una forma grave di Alzheimer. Dunque, se tutti fossero privi della capacità di ricordare, se tutti dimenticassero istantaneamente la cerimonia, i suoi effetti morali, religiosi, giuridici, il matrimonio esisterebbe davvero? Ed è anche per questa eventualità, se vogliamo, che ci siamo dotati di strumenti tecnologici come i documenti e i certificati, i quali attestano, ovvero ricordano, cose che noi potremmo dimenticare, come l'anniversario di matrimonio, o cose che non vorremmo ricordare, come la scadenza della rata del mutuo. In altre parole, i documenti sono strumenti di cui l'uomo si è dotato per sopperire la finitezza della propria capacità di memorizzazione biologica, una volta che ebbe deciso di considerare ciò un handicap. D'altro canto, c'è da dire che secondo Stigler, la legge stessa della memoria sta proprio nel fatto che essa non può darsi se non come oblio. L'affermazione sembra contraddittoria, ma in realtà è l'idea di una memoria infinita ad esserlo. Il punto è infatti che una capacità amnestica onnipotente produrrebbe un ricordo perfetto, in tutto e per tutto simile all'originale. Stiegler immagina che il ricordo di un'intera giornata come se fosse prodotto da una simile capacità amnestica, ossia l'esatta riproduzione dell'intero svolgimento della giornata e di ogni singolo aspetto o documento che ne fa parte. La giornata ricordata corrisponderebbe per ogni stesso singolo istante alla giornata
reale e durerebbe 24 ore. L'atto rimemorativo durerebbe esattamente quindi quanto l'oggetto ricordato. Dunque una capacità di memorizzazione infinita eliminerebbe lo scarto tra il tempo del ricordo e il tempo del ricordato. Ciò significherebbe di conseguenza eliminare la differenza temporale o in altre parole cancellare il tempo stesso. Senza una diminuzione, senza una differenza, senza una sintesi che per forza di cosa deve essere sottrattiva, il passare del tempo diventerebbe quindi impossibile. In buona sostanza, ricordare significa essenzialmente selezionare. E se ricordare significa selezionare, la conservazione, ovvero la memorizzazione, sempre e comunque un processo di elaborazione, dovrà essere. Diventa perciò di fondamentale importanza comprendere la natura e le prassi di questa selezione, di questa elaborazione, che implica la presenza di criteri di selezione in base ai quali si decide cosa trattenere e cosa no. È immediata l'importanza di questo ragionamento anche per l'intelligence e per le attività analitiche dell'intelligence. Basti valutarne le ripercussioni sulla questione dei cosiddetti big data, sulle attività archivistiche di classifica e di declassifica di ogni tipo di documento. Ne consegue che più la società si orienterà verso una sempre maggiore digitalizzazione, ovvero memorizzazione dei supporti informatici digitali degli aspetti sociali delle nostre vite, cioè verso l'iscrizione generalizzata di ogni nostro atto sociale su supporto informatico, pensiamo alla pervasività di certi social network, tanto più diventerà significativo per l'intelligence e per chi fa intelligence, non solo a livello documentativo, l'aspetto documentale delle nostre esistenze. D'altra parte, la centralità del documento era stata già anticipata da Benedetto Croce, che lo pose al centro del concetto di fonte storica, definendolo come una sorta di superclassi tra le tipologie delle fonti. Inoltre non si può non osservare una certa analogia tra la digitalizzazione di fonti di documenti storici come digitalizzazione del quotidiano di allora, con le odierne iscrizioni sul network sociale, come invece la digitalizzazione del quotidiano di oggi. Dunque, se il documento è una superclasse della fonte, allora si può arguire che l'intelligence delle fonti, nel nostro caso aperte, sia anche un'intelligence documentale, un'intelligence dei documenti e di conseguenza, sulla base della teoria della documentalità, che sia soprattutto un'intelligence delle iscrizioni. E questo è il motivo per il quale in Open Source Intelligence Abstraction Layer si è dedicata particolare attenzione all'aspetto documentale di fonti e di informazioni. Ed è per questo che si ritiene assolutamente indispensabile che la teoria della documentalità contribuisca a pieno titolo alla costruzione di quella che abbiamo definito teoria generale dell'intelligence delle fonti aperte.